Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop, uscita numero 3, edizione De Agostini, in scala 1:3 con un'altezza di circa 62 cm. Andiamo subito a dare un'occhiata al fascicolo. Abbiamo la seconda pagina di copertina con i servizi e i numeri utili. Questo è il numero che potete contattare in caso di necessità. Qui abbiamo un po' di storia cinematografica, le idee che sono state utili a tutto quello che poi è seguito. Devo dire che sono molto contento di questo nuovo personaggio. Ringrazio anche tutti i miei iscritti, grazie ragazzi, tutte le persone che mi stanno supportando e grazie anche a coloro i quali hanno deciso di aiutarmi con il grazie che c'è sotto il video. Ecco qua, questo andiamo poi a vederlo bene nel dettaglio. La cosa bella che ha fatto la De Agostini in questa armatura, oltre al resto che mi sembra, ma lo vedremo poi in seguito alle varie sessioni di montaggio, mi sembra bello. La cosa bella è che hanno riprodotto il volto di Alex Murphy con il silicone. Ecco, una cosa sulla quale io appunto ero intervenuto e avevo scritto alla De Agostini già circa 2 anni fa, era chiedere se era messo in progetto appunto per Iron Man il volto di Tony Stark senza il casco, quindi soltanto a volto scoperto, oltre chiaramente al casco, che sarebbe stato bellissimo, ma purtroppo non è stato fatto. Quindi ecco, quello che hanno fatto su Robocop e avrebbero potuto farlo anche su Alex Murphy. Non dovevano certamente regalarcelo, ce lo facevano pagare e tutti saremmo stati più contenti. Così come guardando adesso il volto di Robocop, sono certo che dal vivo sarà veramente ancora più bello. Però dai, De Agostini, siete sempre in tempo, È un appello che vi faccio perché sarebbe davvero un ulteriore valore aggiunto all'armatura già bella di Iron Man. Ecco qui, questo perché sto facendo scorrere piano le immagini per permettere a chi non ha fatto la collezione, se ha desiderio, di vedere non solo le immagini ma anche di poter leggere i contenuti. Bene, adesso andiamo ad aprire e ad assemblare questa nuova sessione di montaggio che è la numero 3, l'armatura pettorale. Speriamo che tutto sia verniciato bene ragazzi, che non ci siano difetti, me lo auguro tanto. Andiamo a vedere. Questo in plastica, parte destra R, questo va bene. Parte sinistra L, va bene.
Questa evidentemente è la copertura di un mini altoparlante che andrà certamente applicato qua sotto. Una serie di viti da avvitare esclusivamente nella plastica BP, senza l'ausilio di nessun tipo di lubrificante, mi raccomando. Abbiamo questo che è sempre in plastica. Questo nella fattispecie è definito griglia e basta. Ecco qua questi pezzi. Ma sono davvero pesanti questi due pezzi, andiamo a pesarli subito. Andiamo a vedere per curiosità quanto pesano. 80 grammi. ...158 grammi, che per i nostri amici americani e inglesi il peso è questo. Rendetevi conto, soltanto questi due pezzi pesano oltre 1,5 etto. Bene, adesso ci siamo tolti anche questa piccola curiosità, andiamo ad assemblare. Prima cosa ci dice di inserire questo. Allora, lo mettiamo come in figura, ci dice di metterlo così, però si può mettere anche così. Guardavo la linea, vedete? Così e così, vediamo se cambia qualcosa. Sembrano identici. Prima di inserire voglio fare delle prove. Scusate ragazzi. Allora, guardate, io lo inserisco così. Fate attenzione perché non potete ovviamente premerlo in maniera così verticale, perpendicolare al pezzo, perché rompereste i pin dietro, i due perni. Quindi inseriamo il primo, facciamo andare tutto all'interno, vedete, e proviamo a vedere così. Lo spingiamo un po', ecco, e poi facciamo scorrere il pollice in questa maniera. Ecco qua. Perfetto. Se sbagliate, non vi preoccupate, prendete un cacciavite con la punta più piccola o quello che volete voi e spingete i due perni, prima da una parte e poi dall'altra, non tutto da una parte, perché se lo fate uscire tutto di qua rompete sicuramente l'altro perno, quindi un po' alla volta. Bene, stavo guardando questa linea che è più larga di questa, a me non piace. Devo capire, metto in pausa, provo a smontarlo e rimontarlo al contrario, vi dico. Ok, curiosità ce la siamo tolta perché è impossibile metterlo nell'altro lato, si può soltanto mettere in questa posizione. Cioè io così, seppur l'inclinazione è corretta con la linea, vedete l'obliquo? Non è possibile perché va messo per forza così. Quindi, come prima, inseriamo e lo spingiamo in avanti. Così. A questo punto farò un po' più di forza, vediamo se lo centro meglio. Ma sì, dai, adesso è più accettabile. Perfetto. Ok, poi prendiamo questa, la griglia. Ci dice di prendere una vite BP. Ragazzi, grazie per il vostro sostegno. Sì, però va presa questa.
grazie per le iscrizioni e grazie per le visualizzazioni. Il canale è vivo grazie a voi, grazie ragazzi. Andiamo a inserire questo perno nel suo foro dedicato e poi facciamo questo lavoro qui. Vediamo se riusciamo ad avvitarla senza creare il filetto. Ve lo dico subito. Sì, è una plastica molto morbida, va bene. Non serve crearsi il filetto qui. Abbiamo montato anche questo. Il montaggio ovviamente, come si può evincere dalle immagini, è molto semplice. Adesso prendiamo l'altro pezzo, quindi questo, così. Prendiamo la lettera L, eccola qui, lettera L, e andiamo a mettere qua. Perfetto. Prendiamo 3 viti BP. Io vi consiglierei di farlo perché secondo me è davvero un bel pezzo. Non stringete tutto subito. Mettete una vite, mettete tutte quelle che ci vanno e alla fine le stringete tutte. Bene, stringiamo. Senza esagerare, quando sentite che diventa dura la vite, basta, vi fermate. Controllate solo che il pezzo sia fermo, e lo è, perfetto. Abbiamo fatto anche questo. Adesso passiamo a questo. Prendiamo sempre 3 viti BP, ne avanzano 2 che ci sono state date di riserva. Ecco qua. Prendiamo adesso l'altro. Dai, che bello. L'unica cosa che mi viene da dire è che io mi ricordo le riproduzioni dei modellini di Iron Man. Ce n'era una molto bella che vendevano ma tanti anni fa, appena era uscito il film, e ancora lo stavano appunto non producendo, lo stavano facendo vedere in televisione, che aveva un colore, il grigio, che andava un po' più come in questa foto, vedete? Non so se riuscite a vederlo, sull'azzurro cromato, ecco. Questo è molto bello, però trovo che il grigio, poi magari è una mia errata considerazione, il grigio sia più grigio e non sia azzurrato. Tutto qui. Perfetto. Bene. Cosa sto facendo? Che bello. Beh, dai. Secondo me, ve l'ho già detto, ve lo ridico, è da fare. La gente poi dice, Michele, ma costa 1100 euro se non fai la premium, se no costa un po' di più. Cosa vi devo dire? Se avete la disponibilità economica di comprare un modello alto così, lo so che la Hot Toys ne fa, però non mi fanno il pagamento a 10,99 a settimana. Dipende, ragazzi, dalla disponibilità economica che avete e da quello che volete.
Io sinceramente, se non fosse per queste aziende, non potrei essere qui a far vedere nulla di tutto ciò, perché non ho la disponibilità di spendere tutto subito. E anche l'idea di comunque costruirmelo piano piano, è vero, ci vogliono 2 anni, però considerate sempre quello di cui abbiamo appena parlato, ci vogliono 2 anni, ma anche se alla fine la cifra è quella, capirete che non ve ne accorgete. Allora, andiamo a vedere cosa abbiamo montato fino adesso. Vediamo un momento questo. Ecco qui. Abbiamo montato parte del casco, o meglio il casco c'è tutto, mancherà poi il volto sotto, che come vi ho detto sarà riprodotto in lattice. Questo è il piede sinistro e 2 pezzi che abbiamo appena montato. Beh, io direi che siamo al numero 3 e non mi sembra che ci sia poco, anzi, guardate che spettacolo. Lo so ragazzi, le inquadrature non sono un genio a farle, anzi anche meno di un genio, però riuscirò sicuramente con il tempo, grazie al vostro supporto con le iscrizioni e le visualizzazioni, a poter migliorare il canale e non solo il canale ma anche e soprattutto le immagini. Bene, un'ultima cosa, vado a pesare tutto quello che abbiamo montato fino adesso e vediamo dove siamo arrivati. Ok, abbiamo lo 0. Beh, guardate, 597 grammi, siamo quasi a 6 etti con questi pezzi, che per i nostri amici americani e inglesi questo è il peso. Bene ragazzi, un attimo che tolgo questo perché mi sembrava un'immagine tipo demolizione. Il fascicolo numero 3 è stato terminato. Michele vi ringrazia. Andiamo a metterlo così. Praticamente l'immagine è a 1 a 1 quasi. Ecco qua. Dicevo, Michele vi ringrazia del vostro tempo, vi ringrazia del vostro supporto. Grazie ancora a tutti coloro i quali hanno deciso di darmi una donazione che io neanche sapevo esistesse, perché me li sono trovati e poi facendo una ricerca mi sono accorto, come vi ho detto, che sotto ogni video c'è scritto grazie. Sinceramente pensavo che fosse solo una cosa da cliccare e automaticamente usciva grazie, invece no, è uscito la donazione. Grazie ragazzi, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari, non mancate al prossimo video di Robocop, il numero 3 l'abbiamo fatto, il numero 4 andremo subito a farlo, dove andremo a montare la mano e lì ci sarà da divertirsi. Ciao ragazzi!